Per realizzare la lettera T partiamo con 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Carico il filo nella seconda catenella dall'uncinetto, entro e faccio una maglia alta. In questo modo mi è scappato il filo e procedo facendo maglie alte lungo tutta la mia striscia di catenelle. Quindi procedo con le mie catenelle. Arrivati alla fine faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 più 1, 5. Nella prima catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia bassa. Procedo di maglie basse anche nelle catenelle successive. Quindi 2 maglie basse, 3 maglie basse, 4 maglie basse. Arrivati a questa parte entro, vedete, nella congiunzione della maglia alta, entro qua dentro e faccio una maglia bassa. Dopodiché entro proprio in mezzo alla maglia alta e faccio una maglia bassa. Dopodiché entro nell'attacco della maglia alta e faccio una maglia bassa. Mi porto dietro anche il codino di avviamento, così lo fermo. Faccio altre 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. A questo punto faccio 5 e 6, giro il lavoro, nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia alta. E proseguo lungo tutta la riga facendo maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A questo punto si può tagliare il filo. Andiamo a fermarlo in questo modo e andiamo a nascondere tutti i fili. E questo è il risultato della nostra T da cucire su eventuali lavori. Ovviamente, come sempre, le codine le tagliate se volete la lettera così e basta. Ad esempio, se ne fate 2 e le cucite insieme per fare tipo un portachiavi, si possono nascondere, mentre se volete cucire la cosa migliore da fare è lasciarle lunghe in modo da imbastire la posizione. Sempre in base alla dimensione delle vostre lettere potete partire con una base da 15, da 12 e diminuire in base, diciamo, alla proporzione delle vostre lettere. Vi ringrazio come sempre di essere rimasti con me. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, lasciare un mi piace, che sono azioni molto, molto semplici, ma che sono molto importanti per il canale. Come sempre, grazie e ciao!